lasciato anche questa. È una lumachina, si chiama Ernesto, guarda. Non la trovi carina? E poi fa un suono delizioso quando si muove con le sue zampettine. Bella, vero? Questo invece è un amuleto, guarda. Si apre così, si sfila, ma non so a cosa serve. La zia è andata via prima di dirmelo. Fa niente. Lei adorava le foglie, quelle secche, come questa. Sono belle, vero? A me piacciono un sacco. Fanno un suono meraviglioso, meraviglioso. E questo è il quaderno della zia. L'ha fatto a mano lei, era davvero brava. Queste sono le cose che raccoglieva per fare gli incantesimi qui dentro. Ci sono un sacco di incantesimi, io li ho quasi imparati tutti a memoria. Ma non te li posso dire perché sono segreti. Cominciamo a leggere. Il cuore segreto del bosco, capitolo 1. Il richiamo del bosco. Il bosco iniziava appena oltre la collina, dove la strada serrata si perdeva tra gli alberi alti e fitti. Non c'erano recinzioni né cartelli, sembrava un luogo dimenticato dal mondo, eppure pulsava di vita propria. Lia camminava lungo quel sentiero con pochi passi silenziosi. Con passi silenziosi e lo sguardo attento, come se cercasse di leggere i segreti dalle foglie. Il vento frusciava tra i rami, portando profumi diversi a ogni stagione. Muschio umido, fiori selvatici, legno bagnato dalla rugiada. Che figo! Quella sera il cielo si tingeva di viola intenso e la luce calante del sole filtrava tra gli alberi come un pennello dolato. Lia si fermò
suono. Era il bosco stesso che le parlava, sottile, calmo e persistente. Ispirò lentamente e sussurrò: luce del primo giorno, risveglia il colore stanco. Ops, risveglia il cuore stanco, spalanca un sorriso sulla pelle della foresta. La magia avvenne. Un raggio di luce tenue attraversò il folto degli alberi, accarezzando foglie, muschio e corteccia. Ogni ombra si attenuò e una sensazione di pace la avvolse. Da dietro una quercia, una figura si mosse. Lia trattenne il fiato. Era un ragazzo, capelli neri spettinati, occhi grigi che riflettevano la luce morente del giorno. Sembrava perso, come se non avesse mai visto la foresta, eppure qualcosa nel suo sguardo diceva che l'aveva sempre conosciuta. Anche tu l'hai sentita? Chiese, esitante. La luce, rispose Lia. Il ragazzo annuì, facendo un passo avanti come se stesse entrando in un mondo invisibile agli altri. Lia ricordò la calma della magia del bosco. Cerchio di foglie e silenzio, avvolgi chi cammina nella notte, portalo a rifugio dal verde abbraccio. Le foglie intorno a loro si sollevarono in un movimento circolare che danzava come una brezza verde smeraldo. Tom si fermò meravigliato, sentendo il peso della paura scivolare via. Cosa hai fatto? Chiese con occhi scranati. Non lo so nemmeno io, ammise Lia. Sento solo che il bosco ci ascolta. Sedettero entrambi accanto al faggio, immersi nel silenzio morbido della foresta. Il cielo sopra si fece più scuro e le prime stelle comparvero tra i rami. Sai, disse Tom, rilassandosi, non ho mai sentito qualcosa di così vivo. È come se gli alberi respirassero davvero. Non solo respirano, ascoltano. Ogni radice, ogni foglia, tutto qui è collegato. E se sei disposto ad ascoltare, anche tu puoi sentire. Le radici del faggio si mossero leggermente, come dita delicate che sfiorano la pelle. Che brividi, che brividi, che brividi, che brividi. Li senti anche tu? Sfiorano la pelle. Tom sentì un calore sottile diffondersi dentro di sé, una connessione invisibile ma reale, come la foresta
ogni tanto si fermava ad osservare un fiore o una radice contorta. Come fai a sapere tutte queste cose sul bosco? E beh, come le so tutte io, la zia. Lia sorrise piano. Non lo so nemmeno io, sento solo la vita qui. La foresta parla. Se ascolti, mentre camminavano lungo un sentiero stretto, notarono un piccolo ruscello. Oh. L'acqua scintillava alla luce della luna, creando giochi di riflessi simili a quelli di 1000 piccole stelle. Guarda, disse Lia, luce sull'acqua. Ecco un piccolo incantesimo del bosco. Tom allungò la mano e sfiorando la superficie con leggerezza, una leggerezza lo attraversò. Raggio d'acqua e luce, sciogli il peso delle ombra, mormorò Lia. L'acqua risplendette più intensamente e Tom sorrise incredulo. Questo è reale. È il bosco, rispose Lia. Tutto qui è magia. Basta saper guardare. Ehi, sei ancora qui con me? O te ne sei andato? Ci sei ancora? Ok. Leggiamo un altro pochino. Si fermarono davanti a una grande quercia nodosa. Lia si accovacciò accanto alle radici antiche. Ascoltate chi ha bisogno, offrite forza a chi cerca pace. Un fremito percorse la quercia. Le radici sembravano muoversi come dita che sfiorano una pelle invisibile. Oh. Come il mio cuscino qui, leggero, 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 leggero. È incredibile, disse, occhi chiusi, posso sentire come se la foresta mi parlasse davvero. Una nebbia sottile cominciò a sollevarsi dal terreno umido. Quella nebbia tranquilla attenua i pensieri troppo forti, mormorò Lia. La nebbia li avvolse delicatamente e ogni suono esterno divenne ovattato. Il loro respiro, il fruscio delle foglie, persino il battito sembrava sincronizzato. Un gufo comparve su un ramo vicino, occhi grandi e luminosi. Tom rabbrividì e Lia lo rassicurò. Ombra del gufo veglia sul cuore inquieto. No, mostra la verità nascosta, 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 nascosta. Non bisogna avere paura del gufo, lo dice Lia. Il ragazzo inspirò profondamente, lasciando andare le ansie accumulate senza accorgersene. Camminando più a fondo arrivarono a una radura illuminata dalle stelle. I riflessi argentati dell'acqua del cuscello, la nebbia delicata e le fronde mosse dal vento creavano un quadro sospeso tra sogno e realtà. Guarda là, disse Lia. Se osservi attentamente puoi vedere la stella cadente del bosco. Una scia
scia luminosa attraversò il cielo e per un istante tutto il bosco, tutto parve fermarsi. È bellissimo, sussurrò Tom. Non avevo mai visto niente del genere. Il bosco ti insegna a sperare, disse Lia, e a capire che anche nel buio più profondo una luce può arrivare. Oh, cosa dite?